Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo del Diamine Syrah. Non è un vino, ma è un inchiostro, ma come i migliori vini possiede anzi degli ottimi riflessi, è un Bordeaux, tanto per rimanere in argomento, ma un ciclamino scuro, un violetto chiaro, un amaranto, insomma una bella varietà di riflessi, un'intonazione molto particolare e poi la consueta formulazione Diamine, anche se proprio consueta, un po' meno perché è meno oleoso, o perlomeno così pare, rispetto ad altri. Non vi faccio la presentazione della gamma, di tutto quanto, le collezioni del brand, il calamaio, il packaging, perché lo trovate nella scheda che vi metto qui nel video, per cui ve la andate a vedere lì, per non essere troppo ripetitivo. Allora, cominciamo con l'analisi, vi dicevo, quella visiva dell'inchiostro nel calamaio, questo è quello da 30 ml, una bella tonalità, un bel Bordeaux, chiamiamolo così, un porpora rosso, un porpora rosso, scusate, un porpora però un po' variegato da queste sfumature, interessante, un'alternativa al rosso che magari può risultare anche un po' troppo deciso oppure a volte anche stucchevole, e poi tutti i colori che si spingono un pochettino tra per l'appunto il Bordeaux, il vinaccia, sono anche abbastanza di moda e comunque li trovo una bella alternativa, anche vederli nell'agenda, gli appunti, qualche nota, danno un bel colore ma non sono troppo invadenti come tinte ben più decise. Da quello che posso riscontrare, oltre a questa ricchezza di sfumature che mette anche in evidenza una certa oleosità, una base oleosa della composizione di questo inchiostro, lo rilevo anche da come si ferma un pochettino sui bordi. Però dicevo, non è la consueta formulazione Diamine, perché comunque a differenza rispetto ad altri è meno viscoso e soprattutto, per esempio, non dà alcun problema di intasamento, di ostruzioni e così via. L'ho provato e lo proveremo oggi, anzi, sulla carta Rodia come primo passo, e poi lo vedremo anche con altre gradazioni e con altri pennini su altre carte. Ho scelto un bel pennino 1.1 per dare corpo e dare proprio la caratteristica cromatica di questo inchiostro. Quindi andiamolo a scoprire. Eh sì, fino a qui devo ammettere che è il solito Diamine, e cioè un inchiostro molto scorrevole, un inchiostro generoso nella copertura. Guardate come è omogeneo anche il tratto che ne deriva, però stiamo scrivendo su una Leonardo Momento Zero con un bel pennino 1.1. Eh sì, è facile giocare così e mettere in rilievo, in risalto tutte le qualità dell'inchiostro. In questo caso una tinta che impiega appena un attimo ad asciugarsi e quindi ad assestarsi anche rispetto a quella che poi sarà la sua tinta, che osserveremo anche a distanza di tempo. Un inchiostro che è abbastanza stabile da questo punto di vista. Cosa ci mostra l'analisi dinamica di questo inchiostro? Ci dice che è un inchiostro scorrevole, questo senza dubbio, scorrevole. Scorrevole, però non è, come vi dicevo, oleoso o viscoso come altri Diamine che ho provato, ma senza dubbio aiuta il pennino in un certo senso, però lo lascia anche un pochettino più libero, non lo rende troppo sfrenato come a volte accade con alcuni inchiostri. Mi piace anche poter osservare come questo inchiostro prenda e vari il colore, come potete osservare qua, ogni volta che rallentiamo un pochettino
oppure nelle discendenti, vedete come si accumuli in questa parte, dopo lo vediamo un pochettino meglio, e quindi ci dà anche una certa vivacità. Non parlerei di shading perché comunque non ne riscontro tantissimo per quanto sia presente, ma è anche vero che ci sono pennini rispetto a questo 1.1 che invece riescono a evidenziarlo meglio, quindi lo classificherei fra quelli che possiedono anche questa caratteristica, ma la metterei più in relazione al flusso del pennino, quindi dell'alimentatore o comunque da scrivere alla penna, piuttosto che alle proprietà specifiche dell'inchiostro. Bella saturazione, certo, assolutamente sì, bella pienezza, una bella fittezza, visto che abbiamo parlato di vino, continuiamo con questo lessico, una bella fittezza, si vede proprio che copre bene la fibra e lo vediamo anche, ora ve lo mostro su quest'altra carta che è il Pigna Style, dove vedete che mantiene a parità di tratto la stessa caratteristica, ma diventa molto più leggero quando andiamo invece a provarlo con un pennino un pochettino più sottile. Per esempio questo qua era vediamo se l'ho scritto, Waterman Laureate, quindi è un extra fine che, come vedete, a seconda dei passaggi che posso dare o di quanto vado un pochettino a premere, prende consistenza, però è un Bordeaux un po' più carico rispetto per esempio al Röhren Klinger, ma li accostiamo dopo. Qualche accenno allo shading, come vi dicevo, che ovviamente emerge con pennini un pochettino più larghi e con quei pennini, come vi dicevo, che hanno anche questa caratteristica nel flusso. Questo è il Pelikan Italic Broad che di sicuro aiuta in questo senso. Come vedete anche l'aspetto qualitativo del colore è molto coerente anche a differenza della carta, della texture, ma soprattutto della finitura sulla quale andiamo a scrivere, e questo è un pregio. Nonostante una carta con un punto di bianco diverso, questo Pigna Style, e una rigatura che, come vedete, lo scurisce un po' e lo rende un pochettino più rigido, un pochettino più austero, se vogliamo, rispetto a quello che possiamo vedere su Rhodia. Non vi ho mostrato se passa, ma non passa neanche su questa carta, che è una carta più leggera. Ha una bella capacità coprente, anche con un tratto sottile come questo. Lo vediamo anche su una carta diversa, sulla Fabriano Ecoqua, che è una carta da 90 grammi, ma come caratteristica, al di là della finitura che è ulteriormente diversa rispetto a Rhodia, presenta anche un'intonazione gialla, scusatemi, bianco panna, un avorio chiaro, come volete. Dicevo giallo perché questa caratteristica della carta va ad addolcire un pochettino la tinta e quindi lo sposta da un bordeaux ad un rosso quasi, per forza, perché è un po' il gioco del mix dei colori, e quindi lo rende un po' più vicino ai colori rossi di quanto non sia poi invece nella sua realtà. A proposito di colori, possiamo vederlo insieme in una carrellata di rossi, giusto per cercare di classificarlo partendo dai rossi meno saturi, meno centrati nella gamma, come quello Platinum o il Pelikan, che sono dei rosa quasi un po' carichi. Il Mont Blanc, che io ritengo il Corn Poppy Red un baricentro per quel che riguarda il colore. Appena sotto troviamo nella linea Diamine il Red Dragon, che ora vi faccio vedere più da vicino, e poi otteniamo, spostandoci ovviamente verso quelle tinte che sono a margine del rosso perché contaminate con altri colori, oppure desaturate da una parte, oscurite, quindi luminosità e saturazione dall'altra, troviamo il Diamine Syrah, che come vedete è un colore decisamente più scuro rispetto al rosso, dove ho radunato un po' questi inchiostri. Vi ho parlato poc'anzi del Red Dragon e lo metto a confronto, per esempio, e si può vedere come effettivamente siano diversi. Molto più rosso nel vero senso della parola il Red Dragon, e invece spostato più verso il vinaccia o il Bordeaux, per intenderci, il nostro Syrah. E poi
ancora andiamo a vederlo insieme a questi pantoni che sono su carta Rhodia, che ci danno un po' l'idea di come venga shiftato il nostro rosso, in questo caso scuro, di partenza, e lo possiamo mettere un po' a confronto con diversi inchiostri, perché questa è una tonalità molto affollata, ve l'ho detto, un po' di moda, faccio spazio, e per questo anche affollata. Questo è il nostro Syrah, questa è la nostra prova su Rhodia. Per esempio il William Shakespeare, che è una serie limitata, vedete come si avvicina abbastanza, pur rimanendo però più caldo come tinta, ma il Fritz Roth di Fritz Schimpf lo stesso strizza un pochettino l'occhietto senza arrivare a quello, ma il Morgenrot, sempre di Fritz Schimpf, invece è davvero vicino a questo, parecchio vicino, sebbene abbia qualità di shading molto più spiccate, però la tinta diventa difficilmente riconoscibile in un test, chiamiamolo così, alla cieca. Un altro inchiostro che vi ho nominato prima è il Bordeaux antico di Röhren Klinger, e qui le cose si fanno ulteriormente complicate perché sono davvero molto simili anche, diciamo, richiamando però per altri versi le tonalità dello Okuyama di Sailor. Perché? Perché è più scuro, è anche più denso, è più viscoso, lo si vede dalla grassezza del tratto, però latita sempre attorno, vedete, a queste caratteristiche, così come anche il Blueberry Muffin di Monteverde, sempre lì attorno, e poi ovviamente il nostro Diamine Syrah. Ho messo come ultimo pantone di riferimento quello dell'Oxblood, sempre di Diamine, per mostrarvi come invece sia ben più scuro, lo vediamo sulla carta Rhodia, ben più scuro rispetto al nostro amico Syrah. Cari amici, grazie per aver visto anche questo video, vi aspetto ai prossimi e saluti inchiostrati a tutti quanti.